Sono Guido Rari, fotografo, autore di libri. L'ultimo libro che ho realizzato si intitola Quando parla Gaber ed è una sintesi del suo pensiero, soprattutto civile, sviluppato per temi. Gaber è vivo come desiderio di resistenza e di indignazione e di provocazione. È un cane sciolto e come tale lui diceva che era il terzo partito, come tale non si allinea alla religione della politica, di conseguenza io non lo vedo molto presente né nella vita politica né nella coscienza civile, ma varrebbe la pena che venisse riscoperto e soprattutto meditato. Penso che avrebbe ottimo materiale per continuare le riflessioni della mia generazione ha perso, della razza in estinzione e di Io non mi sento italiano, i suoi ultimi due dischi, che ormai risalgono a quasi 10 anni fa. Diciamo che c'è stata una picchiata verticale sotto tutti gli aspetti morale soprattutto, e di conseguenza non c'è un segnale di ripresa. Penso che Gaber oggi avrebbe ottimo materiale per proseguire le sue riflessioni, tra virgolette, pessimistiche. Forse gli avvenimenti degli ultimi giorni, i risultati di queste elezioni amministrative potrebbero rappresentare un piccolo segnale di apertura, di speranza. Sì, Gaber è un personaggio molto particolare, unico nel panorama italiano della canzone, dello spettacolo, perché ha avuto in verità più di una vita. Ha avuto negli anni 60, tra la fine dei 50 e 60, un successo che è stato più che musicale, addirittura mediatico, perché è diventato un animale televisivo e come tale ha avuto una grandissima popolarità, però proprio in quegli anni ha frequentato anche degli intellettuali, da Umberto Simonetta, Sandro Luporini, che è stato poi il suo partner per i 30 anni del teatro canzone. Quindi c'è stato un processo di sensibilizzazione per quello che riguarda l'impegno civile, che poi ha prodotto, sull'onda anche della tensione morale del 68, la nascita del teatro canzone. Cioè Gaber a un certo punto ha voltato le spalle al suo successo, alla televisione, e ha cominciato a confrontarsi, scegliendo il teatro, a confrontarsi direttamente col suo pubblico, anno dopo anno, spettacolo dopo spettacolo, proprio perché sentiva il bisogno di dire delle cose che nessuno in quel momento diceva. C'è qualcuno che le ha dette mentre le diceva anche lui, cioè Pasolini e Gaber sono veramente le due coscienze civili del secondo Novecento. C'è sicuramente memoria di Gaber perché c'è bisogno di ritrovare una voce fuori dal coro, quella che io chiamo una voce dell'intelligenza. Nella palude della politica, della vita civile italiana, vedo che anche i più giovani cercano e desiderano scoprire Gaber. Soprattutto, questo è stato l'intento del libro, attraverso il suo pensiero, non soltanto le sue canzoni o i brani teatrali. Oggi il teatro di Gaber si può apprezzare solo in DVD, ma il suo pensiero si può anche leggerlo attraverso le sue interviste, i suoi manoscritti, ed è molto importante ribadire proprio questo, che è possibile saltare tutte così, le tagliole che ci troviamo davanti ogni giorno per arrivare a una ricerca di verità che non è di parte, non ha un colore, se non quello, io continuo a dire, dell'intelligenza. Ma la libertà, questo è il titolo corretto della canzone, è sicuramente uno dei brani più ricordati di Gaber. Lui aveva fatto una riflessione su questa canzone che ha avuto un successo da tutte le parti, insomma, dell'arco politico. Sosteneva che nel momento in cui si fa un'affermazione, questa affermazione diventa buona per tutti. E la cosa non gli era piaciuta. Infatti aveva anche corretto il tiro dicendo che forse
avrebbe dovuto scrivere la libertà è spazio di incidenza, però non sembrava un verso particolarmente brillante. Il problema è proprio l'appropriazione indebita delle parole di un Gaber o di un De André da parte di chiunque. Io quando vedo un assessore di destra a Roma decantare De André all'inaugurazione di una mostra a lui dedicata, dicendo che lui a 17-18 anni conosceva a memoria le canzoni di De André che strimpellava con gli amici, mi verrebbe da chiedere che cosa abbia imparato da quelle canzoni, perché non che io sia personalmente contrario al fatto che De André o Gaber vengano graditi e fruiti da tutte le parti, però le parole di questi due artisti devono lasciare una traccia, non sono parole da poco, quindi se dei messaggi così importanti, così a volte provocatori, taglienti, vengono ridotti a estetica, evidentemente c'è un problema. Ma il teatro canzone ha una unicità, lui vuole confrontarsi con il pubblico direttamente, cioè non c'è una virtualità, non c'erano i blog, non c'erano i siti, non c'erano ancora i videoclip, quindi bisognava andare in prima linea e lo fa con una temerarietà che non ha pari, nel senso che arrivava anche a provocare il pubblico, a insultarlo, a spiazzare i compagni che pensavano di aver trovato come dire, un cantore, un alfiere di questa o quella causa e che si sentono poi magari accusati di essere dei grigi compagni del PC. Ci sono provocazioni fortissime anche in Io se fossi Dio, una invettiva lunghissima in cui subito dopo l'assassinio di Moro Gaber dice delle cose fortissime, come il fatto di essere stato assassinato non toglieva a Moro le responsabilità dello sfascio in cui ci si trovava. Quindi è un mettersi in prima linea che non tutti hanno il coraggio di affrontare e penso che anche chi ripropone oggi Gaber lo ripropone dal punto di vista affettivo, sentimentale, ma non ne ha assolutamente la statura che era anche data dalla sua fisicità, cioè il momento in cui Gaber riempie la scena da solo, senza neanche un complesso che lo accompagni, con dei nastri, ed è un corpo in movimento che trascina e coinvolge, buttando queste parole, queste provocazioni al pubblico, veramente assistiamo a un caso unico. Io penso a Fo, diciamo da un punto di vista un po' diverso, perché Fo è più militante di Gaber. Gaber punta più a una libertà di visione, con una visione grandangolata, se vogliamo, sui sentimenti, su tutto, sull'economia, sulla chiesa, sulla coppia, il sesso, il consumismo, l'omologazione culturale di cui parlava già Pasolini negli anni 60. E questo è veramente un caso unico. Non ho spiegazioni sul fatto che sia rimasto un fatto unico. Sono cose che fanno riflettere nel momento in cui ti incontri una persona di questo calibro. Io ricordo che aveva una curiosità infinita nell'incontrare il pubblico, le persone. Non si risparmiava, incontrava il pubblico prima dello spettacolo, dopo lo spettacolo, accettava di partecipare a delle manifestazioni alle quali non si sarebbe immaginato di trovarlo, dal Festival di Renudo al Parco Lambro, al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Però c'era questa voglia di capire chi è l'altro diverso da sé. Infatti diceva, all'epoca del 68 ci dicevano che non bisognava parlare coi fascisti e io sono sempre rimasto con l'idea di non sapere cosa pensano i fascisti perché non ci potevi parlare. Quindi era questa sua curiosità, questo essere sempre slanciato verso l'altro. E quando, ricordo una volta, Giovanni Raboni sul Corriere della Sera lo accusò di leghismo estetico,
eravamo ai primi anni 90, perché Gaber aveva individuato nei primi passi della Lega un movimento di cambiamento e su cui poi si è ricreduto, ma era un momento così di molta attenzione su questo nuovo fenomeno. Lui disse: non è il momento di avere stupide questioni di stupido principio, che secondo me è la regola aurea in tutto, cioè riuscire a vedere tutte le angolazioni, a capire, a valutare ogni posizione per trovare la via lui poteva dire della verità, ma insomma, quantomeno una via senza condizionamenti. Gaber sicuramente sentirebbe di vivere nella nuova spinta dei giovani e nei nuovi movimenti che nascono, come i movimenti per l'acqua, nei movimenti che portano avanti le istanze del referendum che avremo il 12-13 giugno. Quindi una spinta dal basso, un'attenzione ai problemi locali senza perdersi nelle grandi cause, nella concretezza, e soprattutto qui si potrebbe recuperare il concetto dell'utopia, che era molto caro a Gaber e a Luporini. Gaber nell'arco della sua carriera, dei 30 anni del teatro canzone, è passato dall'utopia massimalista, quella dei grandi movimenti globali, quella vogliamo il mondo e lo vogliamo ora, a un'utopia più di responsabilità, più legata all'individuo, quindi insomma partire da cause concrete, da battaglie mirate su cui si può effettivamente incidere. Ecco, Gaber secondo me vive in questo e può essere di ispirazione anche per altre battaglie in questo senso.